In questo filmato cambierò diversi componenti al microfono: il trasformatore, la capsula e una resistenza. La capsula può essere inserita in diversi modelli a seconda del suono che vuoi utilizzare, ma nel frattempo io vado ad ascoltare quali sono i cambiamenti che avvengono man mano che cambi un componente, così per capire, e cerco anche di misurare il trasformatore per capire se anche quello riesco a comprenderlo, ma poi non riuscirò a comprenderlo, ma non voglio rovinarti il finale. Non c'è un finale. Cioè sì, funziona, ecco. Questo era il CM87, un tempo, un microfono vintage che andava a ripescare a cose ancora più vintage, nel senso che il CM87 andava a ricalcare un po' il suono dell'U87, un po' più o meno dell'U87 o del 414 della HG, quello grigio vecchio, e in parte si può scorgere anche un po' di circuito che ricalca quel circuito di preamplificazione. Per chi se ne intende, io l'ho semplicemente notato questa campana che era uguale a quella che c'era sul 414, quindi gli ho chiesto: ma non è che sì, quella parte lì l'abbiamo presa in prestito dal 414, il resto non c'entra assolutamente nulla. Quindi un microfono vecchio che, perché ha 20 anni questo progetto, circa una ventina d'anni, che ricalca microfoni ancora più anziani, ancora più vecchi. Quindi andiamo indietro parecchi anni come tipo di suono che andremo a raggiungere, che non sono esattamente i suoni a cui siamo abituati. Anche l'U87i non suona assolutamente come suonerà questo una volta che sarà stata cambiata la capsula con la RK67. Io in questo caso ci ho messo quella dell'Advanced Audio, ci metterò, ma farò anche delle altre prove con una 47, quindi un suono più medio scuro, e con una RK12 che mi porterà invece il suono molto probabilmente ad essere più chiaro e moderno. Quindi a seconda di quello che vorrò ottenere potrò usare una capsula piuttosto che l'altra, ragione per cui, cioè il fatto che io abbia intenzione di cambiare le capsule per fare delle prove, ho tirato fuori, una volta fatta la modifica, già che avevo i PCB aperti, i cavi della capsula e li tengo qua sopra, e poi li chiuderò con delle guaine una volta uniti, con una piccola e veloce saldatura, e naturalmente nel fare questa operazione io terrò la capsula coperta con un cellophane, così sono sicuro che non si rovina. Quello che c'è sopra in questo momento è quello originale, qui su questo microfono, che io sostituirò. Ha già i condensatori al tantaglio, quindi roba di gran qualità, quanto si capisce, che non si trova regolarmente dappertutto, e soprattutto i microfoni a basso costo. Invece in questo caso abbiamo già materiale di pregio. Quello che è stato sostituito è il trasformatore, che è già stato cambiato qua dentro, e una resistenza in modo particolare. Questo cambia l'assetto elettronico del PCB, le impedenze e tutto quanto il resto, la risposta in frequenza, fino al punto da ottenere questo suono vintage. E ora andiamo a vedere e a sentire. Io ho fatto un percorso, volevo capire cosa accadeva di volta in volta, quindi curiosità, e quindi ho cambiato la resistenza lasciando integro tutto il resto, e ho sentito qual era la differenza. Eccola qua. Il tantaglio è un componente chiave in molte tecnologie moderne, dal momento che viene utilizzato per produrre i condensatori, senza i quali non esisterebbero computer e smartphone. Nonostante la sua importanza nel mondo di oggi, l'estrazione del tantaglio avviene soltanto in pochissimi paesi del mondo. La maggior parte di questo metallo raro viene estratto in Ruanda e nella Repubblica Democratica del Congo, RDC, aree tristemente note per i cosiddetti metalli insanguinati. Questi due paesi da soli rappresentano circa il 60% della produzione Adesso globale. ti faccio vedere dov'è la resistenza. Questa qua. Questa è la resistenza R10 che va cambiata. Serve un dissaldatore, un succhiastagno che va qui sotto, cioè devi staccare le 4 viti, aprirlo, andare sotto con lo stagnatore, poi succhiare lo stagno, eliminare la resistenza e sostituirla con una nuova resistenza da 2.2K.
Puoi scommetterci il culo che la prima cosa che si staccherà sarà il filo della massa blu appena apri il PCB. Appena lo sollevi un poco, se tiri per sbaglio, si stacca, per qualche ragione. Quindi prima fai delle foto in modo da avere un riferimento, oppure vai sul mio blog, vabbè, lì ho pubblicato le foto così se per caso non trovi un riferimento ce l'hai. Allora, la resistenza, che si cambia aprendo il PCB per forza, perché devi dissaldarla e mettercene una nuova, e modifica il suono e non è che sia migliorato, è semplicemente diventato un po' più aspro. Il trasformatore chiaramente è legato a questa modifica perché cambia il rapporto elettrico su questo percorso ed è quello che serve. La capsula è ancora la stessa, però andiamo a sentire qual è la differenza aggiungendo anche il trasformatore, così, perché se non facciamo delle cose strane non siamo contenti. Il tantalio è un componente chiave in molte tecnologie moderne, dal momento che viene utilizzato per produrre i condensatori, senza i quali non esisterebbero computer e smartphone. Nonostante la sua importanza nel mondo di oggi, l'estrazione del tantalio avviene soltanto in pochissimi paesi del mondo. La maggior parte di questo metallo raro viene estratto in Ruanda e nella Repubblica Democratica del Congo, RDC, aree tristemente note per i cosiddetti metalli insanguinati. Questi due paesi da soli rappresentano circa il 60% della produzione globale. Perché devi sapere che ho avuto l'insana idea di fare un ragionamento che non stava in piedi perché ha delle altre basi che io ancora non conosco. Il ragionamento era questo. Allora, io ho provato un trasformatore, prima di metterci quello che mi stava arrivando, perché ci ha messo una settimana, io una settimana friggevo, volevo fare una prova, e ho smontato il trasformatore originale e ce ne ho messo un altro di quelli che venivano chiamati Cinemag, trasformatori fighissimi, sì certo, per il microfono per cui è destinato e il circuito per cui è destinato. Non lo sapevo, quindi stavo facendo delle prove empiriche. E quindi gli ho scritto e ho detto: Mike, ma scusa, con un trasformatore come questo il suono risulta lontano, c'è poco segnale, molto rumore di fondo. Sì, perché quel trasformatore ha poco segnale. Ok, ha poco segnale. Allora mi sono messo a misurare i trasformatori e misurando i trasformatori avevo scoperto che l'originale ha più segnale del BV 2.25 che stavo per metterci. Ma allora scusa, se io lascio quella resistenza e metto un trasformatore con più segnale avrò più suono e meno rumore di fondo. E invece no, neanche con quello funzionava. Un trasformatore devi inserirgli una tensione, vedere che cosa esce rispetto alla tensione che tu hai inserito e poi fai la tensione che hai inserito diviso il risultato e ti dà ti dice il fattore di trasformazione. Praticamente, vabbè, queste non ci si vede niente, solo quando fai le cose da vicino. Allora io avevo 1000 come ingresso in questo trasformatore, lo divido per il risultato che mi ha dato, che era circa 520 se non sbaglio, e come risultato mi dà 1,923, quindi sarebbe stato Non l'ho capita del tutto, ma più o meno ho compreso che c'è qualcosa che io devo studiare, che sono le impedenze e che io non sono al momento in grado di riconoscere e sapere come si calcolano, muovono, eccetera, per cui è stato un esperimento. Ma tutto questo video è un esperimento in realtà. Come fai ad avere un'uscita a millivolt? Ti serve uno strumento particolare? No, una semplice scheda audio. In questo momento io qui ho collegato questo software che si chiama Amadeus. Se vado nelle impostazioni ti faccio vedere. Lo fa vedere anche qui? Ma sì, è carino. E dunque, dicevo che ti posso fare vedere che posso utilizzare il driver in uscita della Zoom U24, che è questa scheda audio che ho collegato qui, ok? Abbiamo una Zoom collegata. Ho caricato sul software, ho caricato un suono da 1 kHz. Avevo 1 kHz di suono che usciva, quindi un segnale fisso, perché se io sto parlando così l'elettricità varia a seconda del volume che io sto inserendo, no? Invece quello sempre uguale. Poi l'ho messo sul tester in volt in corrente alternata. Perché corrente alternata? Quella che esce da questi sistemi, anche dalla cuffia. Tu c'hai la corrente alternata nelle orecchie, ecco perché gli speaker e i DJ sono un po' rincoglioniti. Ecco, siamo a 1 millivolt.
un pochettino di più, 99, no. Perfetto, 1 millivolt, e chi ti tocca più? Abbiamo 1 millivolt in ingresso. Sì, vabbè, non è 1 millivolt, è 1 volt, quello è una misura, però vabbè, è che è un numero tondo, bello pari, 1 millivolt. Con il collegamento diretto dall'uscita della cuffia della scheda audio fino al tester. Ora io metto anzi in mezzo, a metà strada tra uno e l'altro, un trasformatore che trasforma. Quindi prendo il negativo, lo collego al negativo qui sotto, cavo corto, per la serie è proprio corto, cortissimo. Poi prendo il positivo, lo collego al positivo e la stessa cosa lo faccio qui. Il bianco mi corrisponde in questo caso al negativo, dovrebbe essere questo, e mantengo la coerenza, quindi il rosso mi finisce poi nel cavo rosso, quindi nel positivo, e in questo cavo qua. E come vedi è cambiato il valore. 1.9? Sì, 1.9 perché l'altro, per esempio, mi dava un risultato differente, cioè l'altro era 1000 come ingresso, lo divido per 420 più o meno, ed ecco che mi ritrovo 2,30 e il valore approssimativamente è un 2.25 a 1, che è il valore suo esatto, 2.25 a 1, 2.30. Considera che il segnale che io sto mettendo dentro e tutta l'operazione che sto facendo di misura non è una misura di precisione, è proprio molto un alambicco che sto... Il primo risultato, la prima cosa che ho notato è stato la riduzione del rumore di fondo, che è calato di 3-4 dB, così più o meno, adesso ho enfatizzato molto per far capire. Allora, una delle cose a cui bisogna fare attenzione quando si cambiano i trasformatori all'interno dei microfoni sono i cavi, perché nei trasformatori non è che arrivino dei cavi lunghissimi, come vedi sono abbastanza corti, e quindi io mi sono procurato dei cavi e quello che devo fare è allungare i cavi in modo da poter lavorare correttamente all'interno del microfono, perché non ci sarà troppo spazio, a dirti la verità. Togliamo questo per sentirlo nudo come un verme. Salve, sono un microfono nudo come un verme. Io sono la versione abartizzata. Io invece sono la versione originale. E qui mettiamo una cuffia, un bel Van Damme rosso. Aumento il gain da qui, questo è il gain, sì. Funziona. Sa, prova, sì, ok. T-Bone. Allora, vediamo se funzionano tutte e due le parti. Questa è la figura 8, figura 8, perfetta. Direzionale, ci mette un po' ad aprirsi. Sì, prova, omnidirezionale e... No, funziona. Porca miseria, funziona. Via il 48 volt, adesso proviamolo sulla Apollo. Allora, l'ho detto che questo non è un microfono per tutti? Lo dico, non è un microfono per tutti, perché è un microfono che va a ricercare un suono vintage, a cui non siamo più abituati, perché siamo abituati a suoni di tutt'altro genere che vengono comunque rielaborati in post-produzione. Quindi se lo prendi per un podcast, questo microfono da solo non ti soddisfa. In studio è un conto, invece usato per il podcast è molto diverso. Però
Ci sono dei però da considerare. Allora, quello che ti farò sentire adesso sarà il microfono originale T-Bone SC1100, così come l'ha fatto uscire la Thomann, con e la versione con la modifica con la capsula RK67. Ma ci sono altre due capsule che modificano notevolmente il microfono e quindi mantengono inalterato tutto il beneficio dato dal cambio del trasformatore e di quella piccola resistenza, ma cambiandone completamente il carattere, quindi mantiene meno rumore di fondo, meno impastato in tutte le sue frequenze, più definito, ma con un carattere differente, e quindi te lo farò sentire anche con la RK12 e con la sorprendente RK47. L'esperienza ha confermato le prevedibili analogie di comportamento del lantanio, del cerio, del praseodimio quando entrano in lega con un dato elemento metallico. I compositi intermetallici che si formano sono caratterizzati dagli stessi rapporti atomici e di analoghe strutture. Il tantalio è l'elemento chimico di numero atomico 73 e il suo simbolo è Ta. È un metallo di transizione duro e duttile. Nonostante la sua importanza nel mondo di oggi, l'estrazione del tantalio avviene soltanto in pochissimi paesi del mondo. Il tantalio è molto resistente alla corrosione. Per temperature al di sotto dei 150 gradi centigradi lo si può considerare del tutto immune agli attacchi chimici, perfino sostanze estremamente aggressive come l'acqua ragia, e può essere intaccato soltanto dall'acido fluoridrico, da soluzioni acide contenenti lo ione fluoruro e da triossido di zolfo libero. Il tantalio ha un punto di fusione molto alto, superato soltanto dal tungsteno e dal renio, punto di fusione 3290 K, punto di ebollizione 5731 K. Il termine coltan ha ottenuto un particolare riscontro da parte dei mass media per le connotazioni sociali, etiche e politiche che assume nella Repubblica Democratica del Congo e in Ruanda l'estrazione e la vendita paralegale e non controllata di columbo tantalite. Il minerale estratto in questi paesi è usato come una redditizia fonte economica da parte di diversi movimenti di guerriglia e concorre quindi indirettamente ad alimentare la guerra civile nella regione del Congo. E che adesso ci vorrà circa una settimana finché mi arrivi tutto, perché in realtà io una capsula non l'avevo ordinata e quindi ho una settimana di attesa. Che faccio in una settimana? Studio. I cavi si collegano alle schede audio, i microfoni si collegano alle schede audio perché sono tutti costruiti per funzionare assieme. Bene o male funzionano. Certo, ok, potresti anche mettere in cortocircuito qualcosa, succede, ma adesso le basi più o meno le conosciamo tutte. Quindi funziona tutto quanto semplicemente perché tutta la roba che ho per le mani è fatta per funzionare insieme. Per quello, se dovessi partire da zero non saprei assolutamente nulla. Quindi io adesso studio. Il resistore, con la sua resistenza. Questa è la voce clonata del mio amico Giovanni. Cioè, Giovanni, ti sei fatto clonare la voce e sei qui che parli? Perché questo non aveva un modo di leggersi sta roba? Vabbè, madonna, è inascoltabile. Tutti e tre i componenti sono rappresentabili con una strozzatura del tubo, poiché costituiscono un ostacolo alla circolazione di corrente. Va bene. Ma agiscono in modo diverso. Consideriamo, infatti, la frequenza. La frequenza, misurata in Hz, in corrente continua a valore 0. La frequenza misurata in Hertz in corrente continua a valore 0. Si capiva niente di questa roba. Il comportamento appena visualizzato è anche espresso matematicamente. Infatti la resistenza, come abbiamo già affermato, ha un valore in ohm, ben preciso e immutabile con la frequenza. Che è quello che abbiamo visto prima. La reattanza capacitiva presenta, invece, questa formula. Notiamo che la frequenza è posizionata al denominatore. Pertanto se aumenta, la reattanza diminuisce. Infatti un condensatore ostacola la corrente sempre meno, all'aumentare della frequenza. Ah, aspetta. Se ostacola sempre meno all'aumentare della frequenza, ostacola sempre di più al diminuire della frequenza. Quindi è un passalto. Cazzo. Il condensatore è un passalto. Penso di avere capito una cosa.
Non so cosa farmene, però forse l'ho capita. L'esperienza ha confermato le prevedibili analogie di comportamento dell'antanio, del cerio, del praseodimio, punto di fusione 3290K, punto di ebollizione 5731K. I composti intermetallici che si formano per le connotazioni sociali, etiche e politiche che assume nella Repubblica Democratica del Congo e in Ruanda. Resta da stabilire se questo interessante fenomeno si verifica in generale. Il minerale estratto in questi paesi è usato come una redditizia fonte economica da parte di diversi movimenti di guerriglia e concorre quindi... Quindi tu mi stai dicendo che praticamente non è un numero unico, un numero complesso, cioè che è composto da più fattori. Ecco perché. Quindi non è che sia un'impedenza, è un blocco granitico. Vediamo un attimo. Una semplice equazioncina. Semplice, sì. Due numeri che sono i fasori, sono numeri complessi e quindi anche l'impedenza può essere un numero complesso. Hai capito? Quindi quando vedi Z dici l'impedenza. No, è un complesso di impedenze, di cose che perché quando la corrente entra, poi dopo incontra qualcosa che impedisce e quindi poi bisogna fare il calcolo quanto ci mette ad arrivare al microfono. Il microfono quando arriva, se gli gira storto, suona male, capito? Comunque ho ottenuto il meglio per la fine. Hai visto la RK12, l'hai sentita? E adesso ti faccio sentire invece la 47, quella sempre Advanced Audio, e poi ci farò un altro video a parte con sono migliori, sono tutte uguali le capsule, e vedremo questa cosa perché ne ho diverse da provare. Però la 47 che ha, devo dire, su questo microfono, porca miseria, il suo perché. Sì, non si vede in questo pezzo di filmato che ho registrato perché è stato velocizzato e anche perché diciamo che quando è accaduto non l'ho ripreso. È successo che una resistenza mi ha abbandonato. Colpa mia, perché l'ho trattata un po' male e si è rotto un piedino. Non quella che avevo già sostituito, un'altra, lì vicino. L'ho colpita in qualche modo, inavvertitamente, sbadatamente. E quindi si è rotto il piedino e non faceva più contatto. Infatti ho scritto a Mike dicendo: io ho 10 dB di differenza tra una capsula e l'altra, è possibile che ci sia questa grande differenza e fa molto rumore? E lui mi dice: no, non è possibile, al massimo puoi sentire 3 dB di differenza perché quella è la differenza di gain tra la RK47 e la 67. Oh, accidenti! E quindi ho preso la lente di ingrandimento e ho controllato tutto quanto e finalmente ho visto il piedino staccato. Quindi ho sostituito la resistenza con una resistenza analoga. E dopo è ricominciato a funzionare tutto quanto. E gliel'ho cantata, gliel'ho detto: se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Vabbè, ti faccio sentire la differenza tra la 67 e la 47, poi ne parliamo in conclusione. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dirmi niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella. Sì, ma quando ti arrabbi sei ancora più bella. E così, su 2 piedi, io sarei liquidato, ma vittima, sai, d'un bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce a metà, per 5 minuti e non eri più qua. Se mi lasci, non vale. Se mi lasci, non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci, non vale. Se mi lasci, non vale. Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Allora, quello che stai sentendo in questo momento è la versione con la 67 montata. A me piace, la senti già con gli effetti applicati della Solid State Logic che vedi qui sullo schermo, che sono quelli della Apollo, ok? C'è già tutto quanto l'accrocchio per
pulirlo completamente, dargli un po' di corpo, queste cose qui, solite cose che si fanno in fase di montaggio, qua non c'è neanche il compressore attivo, l'unico compressore che c'è è un Teletronics LA2A, proprio in chiusura di questa catena. Qui una catena molto semplice, una strip con la SSL 4000E e poi il Teletronics. È uguale, identico per tutti e due, sì, più o meno all'incirca. Cambia solamente il sidechain, il filtro sidechain che sto usando per l'expander, perché nella 47 ho 3 dB di rumore di fondo in più, ma la differenza è minima, Cioè, di cosa parliamo? Questo è senza e questo è l'altro senza, che sono quelli che hai sentito prima. Se poi li pompi, perché alla fine questi suoni vengono tutti quanti super rielaborati, non c'è niente da fare, non è che stiamo lì e non li elaboriamo ed è lì che esce il valore del microfono, una volta che l'hai elaborato, non tanto quando lo ascolti flat. Quando lo ascolti flat è flat, punto e basta, ma devi capire da lì che cosa ci puoi fare. Ed è qui che esce, secondo me, il valore di questi microfoni, che sono veramente molto interessanti sotto questo punto di vista. Microfono che con 150 euro ti porti a casa, un poco meno addirittura, e che con una cifra più o meno simile, circa 200 euro in più, via, e puoi trasformare in un microfono completamente diverso e che secondo me si fa interessante. Ora, che non ce ne siano sul mercato di microfoni che già sono così, ecco, è da mettere in discussione, perché probabilmente ce ne sono sul mercato, te li puoi andare a comprare direttamente. Ma il fatto di averlo fatto tu, sai, come la torta fatta in casa, è bella, ma guarda com'è venuta bene, guarda la glassa, guarda com'è stupenda. Va bene, mi sono divertito come un pazzo a fare questa cosa. Lo so, non gioco a calcio, che ti devo dire? Neanche a 3-7, neanche a scoponi.